Vorresti imparare a realizzare questo semplicissimo elastico all'uncinetto? In questo video tutorial voglio mostrarti i passaggi completi per realizzare questo elastico. Voglio farti una brevissima premessa. Puoi trovare questo elastico e molti altri elastici in vendita sul mio negozio di Etsy. Non solo elastici ma anche accessori realizzati artigianalmente, perché oltre a fare lavori all'uncinetto sono anche una sarta, come si può ben vedere da questo manichino che è vestito allo stesso modo in tutti i video che trovate sul mio canale. E puoi trovare anche diversi elastici per capelli, anche questo l'ho realizzato all'uncinetto, e poi altri elastici in stoffa. Ogni elastico è stato rifinito con una cucitura a mano, in ognuno ci sarà la mia etichetta del laboratorio. Ma per gli amanti del fai da te, sul mio negozio puoi trovare anche gli schemi all'uncinetto scritti con tutti i passaggi e le informazioni per realizzare il progetto. Sotto in descrizione puoi trovare tutti i link. Quindi, elastico alla mano, e partiamo con il tutorial. Per realizzare questo progetto ho utilizzato il gomitolo Mona Lisa della Mistrico Filati. È un gomitolo in microfibra e ha un peso di 50 grammi per 100 metri di filato. Per questo progetto ho utilizzato un gomitolo intero e in realtà me ne è avanzato un po'. Quindi con un gomitolo puoi realizzare tranquillamente un elastico. Questo non è abbastanza per realizzare un secondo elastico, ma magari pubblicherò sul canale qualche video per realizzare progetti semplici con avanzi di gomitolo, così non sprechiamo niente. Ti servirà poi l'uncinetto numero 6, dei marcapunti e poi un elastico. È un semplice elastico, come larghezza è circa 4 cm, so che li vendono anche più piccoli, ma 4 cm va bene. Ecco perché questo progetto è facilissimo anche per i principianti, perché basterà creare un pannello realizzato a mezzi punti alti partendo dal lato più lungo, quindi creando una serie di catenelle e fare qualche giro di righe. Ho creato un pannello di 56 cm per 10. Puoi anche decidere di fare una larghezza di 50 cm e un'altezza di 8. L'importante è che ti mantieni intorno a queste dimensioni, perché questo è lo schema per un maxi elastico. Ti mostrerò il progetto realizzando un piccolo campioncino, giusto per farti vedere come iniziare. Per creare un pannello di 56 cm x 10 cm ho avviato 70 catenelle e ho realizzato tutti i mezzi punti alti facendo 10 righe. La cosa importante è sempre misurare i centimetri, perché la mia tensione potrebbe essere differente dalla tua e con le misure che ti ho dato in centimetri puoi anche realizzare questo progetto con qualsiasi gomitolo desideri e qualsiasi uncinetto preferisci. Iniziamo facendo il cappio e avviamo le nostre catenelle. Io ne avevo avviate 70, ne farò solo un campione di esempio. Non importa se le catenelle sono pari o dispari, perché andremo a lavorare in ognuna singolarmente. Una volta avviate il totale delle catenelle, andremo a lavorare sul retro, dove si è formata questa costina, saltiamo una catenella, entriamo nella seconda, facendo un mezzo punto alto. Ricordiamoci di mettere il marcapunti per non dimenticarci il punto di inizio. Procediamo in ogni catenella con un mezzo punto alto. Finiamo con l'ultimo punto. E abbiamo completato la prima riga.
io ho fatto questo campioncino, tu avrai completato tutta la riga della larghezza. Per proseguire con la seconda riga facciamo una catenella, giriamo e creiamo un mezzo punto alto nello stesso punto in cui ci troviamo. Mettiamo il marcapunti e continuiamo entrando in ogni punto facendo un mezzo punto alto fino alla fine e dovrai ripeterlo per 10 giri o per i giri che desideri a seconda dell'altezza che hai deciso. In questo caso ho realizzato 10 giri, quindi 10 cm. Una volta concluso il tuo pannello, non dovremo tagliare il filo perché ci servirà per unire il nostro elastico. Abbiamo concluso con un mezzo punto alto, prendiamo i laterali del pannello e li uniamo, entriamo nel punto in cui abbiamo messo il marcapunti e facciamo uscire il filo e facciamo passare il filo anche in quest'asola. In questo modo abbiamo fatto un punto bassissimo per agganciare la prima parte dell'elastico. Ora dovremo fare una serie di punti bassissimi entrando in tutti i punti disponibili. Quindi entriamo qua e poi anche sul retro. Prendiamo il filo e chiudiamo con un punto bassissimo. Entriamo qui e anche sul lato dietro, prendiamo il filo e chiudiamo. Cerchiamo di prendere tutti i punti per non lasciare buchi. E continuiamo per tutta la riga. Entriamo anche nell'ultimo punto. Entriamo di nuovo nello stesso punto per rafforzare la chiusura e questo è come appare il nostro pannello cucito. Questa parte rimarrà all'interno dell'elastico, quello che vedremo è questo all'esterno, un lavoro più pulito. Ora dovremo prendere l'elastico, stringere il nostro pannello e far passare l'elastico mantenendolo al centro in questo modo. Prendiamo il punto in cui siamo arrivati e lo facciamo combaciare con l'inizio della cucitura. Per questo consiglio di tenere sempre un marcapunti attaccato per ricordarci dove siamo arrivati e dobbiamo cucire entrando nelle due estremità facendo sempre dei punti bassissimi in ogni punto. Mano a mano che vai avanti allarghi bene l'elastico per entrare in modo più preciso in tutti i punti. Prima di iniziare a cucire ti consiglio di nascondere questo filo all'interno dei punti, puoi farlo con l'uncinetto oppure con un ago da lana. Per chiudere meglio l'ultimo punto che abbiamo realizzato, entra nel primo punto e fai un punto bassissimo. Unisci i due laterali entra di nuovo nello stesso punto e entra al centro della cucitura dell'altra estremità. Prendi il filo e fai un punto bassissimo. Adesso possiamo togliere il marcapunti e possiamo entrare in ogni punto, sia davanti che sul retro, prendendo il filo
e facendo un punto bassissimo. E lo facciamo per ogni punto. Ricordati di non saltare i punti perché altrimenti potrebbero esserci dei buchi. E fai così per tutto il giro. Finiamo con gli ultimi punti fino ad arrivare all'estremità in cui abbiamo cucito i laterali. E finiamo entrando nel primo punto in cui abbiamo iniziato. Se per caso non dovessi ricordartelo, all'inizio del giro utilizza sempre un marcapunti e facciamo un punto bassissimo per chiudere. Ed ecco finito il nostro elastico. Possiamo tagliare e fare un nodo. Andiamo a nascondere sempre il filo all'interno dei punti. Per non allargare troppo i punti puoi utilizzare un ago da lana oppure puoi utilizzare un uncinetto di taglie più piccole per passare meglio attraverso i punti. Ti consiglio di dividere in due il filo e creare un nodo più stretto. E abbiamo finito l'elastico. Per questo tutorial è tutto e ci rivediamo come sempre nel prossimo video.